Ciao amici! Benvenuti a un nuovo video per me molto importante perché condividerò con voi la mia esperienza di volontariato in Africa. Ma prima, sigla! Ci sono progetti di volontariato in tutto il mondo, ma ciò che più mi ispirava era trascorrere un periodo in qualche stato dell'Africa. Ero veramente curiosa di entrare in contatto con una realtà e una cultura completamente nuove. Ho sempre avuto una grande passione per i bambini e fin da quando ero piccola sognavo di intraprendere un'esperienza che mi permettesse di dedicarmi a quelli meno fortunati. Così, nel 2017, mi sono messa alla ricerca delle varie possibilità. Tra le varie organizzazioni mi sono imbattuta in YAP Italia, che offre tantissime opportunità di volontariato. Io sono stata fortunata perché in pochissimo tempo ho trovato la mia. Il progetto che ho scelto aveva la durata di un mese e mi dava la possibilità di insegnare inglese e matematica in una scuola primaria al mattino e di intrattenere i bambini in un orfanotrofio al pomeriggio. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, mi sono resa conto che avrei dovuto fare 3 vaccinazioni e iniziare un trattamento in pillole contro la malaria. Per me, che sono una fifona e ho una paura assurda degli aghi, non è stato per niente facile accettare questa cosa. Ma la voglia di vedere quei piccoli cuccioli mi ha dato tutta la forza e il coraggio di cui avevo bisogno. Una volta compilati tutti i documenti e prenotato il volo, ho preparato la mia valigia. Pesava 30 kg e per metà era piena di giochi e vestiti da donare ai bambini. Così sono partita per la Tanzania, con tanta voglia di scoprire cosa ci fosse al di là della mia comfort zone. Una volta arrivata all'aeroporto di Dar es Salaam, sono stata portata nella cittadina di Mbande, dove si trovava la mia famiglia ospitante africana, che comprendeva la mamma, il papà e 2 figlie di 7 e 11 anni. La casetta in cui abitavo era circondata dalla natura. Spesso sentivo le scimmie che correvano sul tetto. Il bagno era all'esterno, a 100 metri dalla casa, e la cucina non esisteva. C'era solo un posto apposito per fare il fuoco. La scuola e l'orfanotrofio dove svolgevo il mio progetto erano distanti 20 minuti da casa e ogni giorno c'era il pulmino della scuola che passava a prendermi. C'ero io e una quindicina di bambini su un mezzo che teoricamente poteva trasportare solo 7 persone, ma non importava. Noi cantavamo e questo ci bastava per essere felici. Il primo giorno con i bambini è stato davvero emozionante. Loro sapevano del mio arrivo e mi aspettavano impazienti davanti al cancello, pronti a scoprire chi fosse questa ragazza italiana. La cosa che li rendeva così entusiasti era probabilmente il fatto che io avessi la pelle bianca. Infatti loro non erano per niente abituati a vedere persone con il colore della pelle diverso dal loro. L'esperienza di insegnamento nella scuola è stata grandiosa. Pochi di loro conoscevano l'inglese, quindi è stata una bella sfida riuscire a comunicare, ma ci siamo riusciti lo stesso, soprattutto sfruttando i gesti. Ho cercato di insegnare il più possibile, facendoli giocare, cantare, ballare, disegnare, dipingere, insomma, qualsiasi cosa che stimolasse la loro attenzione. Red and yellow and pink and green. Per quanto riguarda l'orfanotrofio, invece, è stata un'esperienza completamente diversa. Direi toccante, perché lì ho percepito proprio la povertà e la miseria. C'erano una cinquantina di orfani che abitavano questa struttura degradata,
dove purtroppo la maggior parte delle stanze cadeva a pezzi. I bambini indossavano vestiti sporchi e stracciati e i loro pasti consistevano semplicemente in delle patate bollite o in delle carote. Sono rimasta impressionata dal fatto che tutti loro dimostrassero almeno 3 anni in meno di quella che era effettivamente la loro età. Sicuramente la scarsa igiene ed alimentazione influivano molto sulle loro condizioni. Alcuni di loro erano malati gravi e mi si stringeva davvero il cuore a vederli e non poter far niente per loro. Durante i pomeriggi trascorsi lì ho sempre dato il massimo cercando di coinvolgerli organizzando attività per loro nuove, come il nascondino, la caccia al tesoro, i trucchi, i palloncini, il pongo, insomma, cose che non avevano mai fatto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In quel mese in Tanzania ho fatto scorta di abbracci, sorrisi, momenti unici e da loro ho imparato tantissimo, soprattutto che la felicità sta davvero nelle piccole cose. Consiglio davvero a tutti di intraprendere un'esperienza di volontariato. Non importa in che ambito, può riguardare l'educazione, la cultura, la salute, lo sport, gli animali, l'ambiente, i diritti umani, qualsiasi cosa. L'importante nel nostro piccolo è fare qualcosa di concreto che in qualche modo possa fare la differenza. La cosa bella del volontariato è che voi vi mettete a disposizione gratuitamente, senza aspettarvi nulla in cambio. In realtà questa esperienza lascerà a voi tantissimo. Ricordi unici, lezioni di vita, sorprese e molto altro, tra cui la scoperta di voi stessi. Non vi dico che sarà facile, ci saranno sicuramente delle difficoltà da affrontare. Per me la prima settimana è stata davvero tosta. Non ero abituata alle condizioni igieniche inesistenti, al non avere il bagno in casa, al farmi la doccia con un secchio, a prendere l'acqua dal pozzo, a mangiare sempre riso, fagioli e patate, al dormire in compagnia di alcuni topi che venivano a farmi visita. Eppure, l'affetto che i bambini mi hanno mostrato fin dall'inizio mi ha aiutato a superare questi piccoli ostacoli e a rendermi conto di quanto sia importante non dare nulla per scontato. Ma adesso ditemi di voi. Avete mai intrapreso delle esperienze di volontariato? O vi piacerebbe? Fatemi sapere nei commenti, vi aspetto. Ciao ragazzi, a presto!